Salve a tutti e benvenuti in Piatti Internazionali di Linda. Oggi vi presenterò una ricetta che farà amare i cavoletti di Bruxelles anche alle persone che fino a ieri li detestavano. Sto parlando dell'insalata americana a base di cavoletti di Bruxelles. Questa ricetta è preparata praticamente in tutta America e la cosa bella è che si può usare o come antipasto o come contorno o se volete mangiare un insalatone per esempio. Allora siete pronti per preparare questa deliziosa insalata con i cavoletti di Bruxelles? Questa insalata è davvero facilissima da preparare e vi assicuro che piacerà a tutti. La sua particolarità è il fatto che utilizzeremo i cavoletti di Bruxelles crudi, il cui sapore è molto più delicato rispetto a quelli cotti. Gli ingredienti per preparare questa insalata per 8-10 persone sono mezzo chilo di cavoletti di Bruxelles, non lavateli in quanto li laveremo dopo e soprattutto non rimuovete la parte sporgente del picciolo. 5 fette di bacon. Questo è facoltativo. Io in realtà generalmente non lo aggiungo perché non sono una grande fan del bacon. Circa 60 g di formaggio. Il mio preferito per questa insalata è la feta, ma le opzioni qui sono infinite. In genere se non ho la feta in casa io uso petali di parmigiano, ma anche l'asiago, la ricotta salata o un formaggio caprino vanno benissimo. 15 ml di aceto, che è circa un cucchiaio di aceto. Io adoro l'aceto di sidro di mele, ma anche l'aceto di vino bianco va benissimo. Uno scalogno piccolino. Circa 100 g di chicchi di melograno. Questi sono facoltativi, ma a me piace aggiungerli perché rendono questa insalata più colorata e croccante e sono anche salutari. 60 g di noci. Le mie preferite sono le noci pecan, ma si possono usare anche gherigli di noci o le mandorle a lamelle. Se siete allergica alle noci, semplicemente omettetele. Una mela o una pera. Io adoro il sapore della pera in questa ricetta ed infatti oggi userò la pera. Andiamo poi a vedere insieme gli ingredienti per il condimento, quello che in inglese viene chiamato dressing. Ci serviranno 60 ml di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di mostarda, un cucchiaio di miele, 60 ml di aceto di vino bianco o di sidro di mele, mezzo cucchiaino di sale, un pizzico di pepe e uno spicchio d'aglio. Iniziamo a preparare i cavoletti di Bruxelles. Questi vanno tagliati finemente e oggi vi mostrerò 3 modi diversi per fare ciò. Nel primo metodo useremo un coltello affilato. Iniziamo con il pulire i cavoletti di Bruxelles togliendo le foglioline esterne più brutte e danneggiate. Poi dividiamo il cavoletto a metà e tagliamo il più finemente possibile iniziando dalla testa e proseguendo verso il picciolo. Quando siete arrivati quasi alla base del cavoletto vi accorgerete che siete arrivati al picciolo perché la sezione del cavoletto non è più verde ma bianca. Vedete? A questo punto non tagliate più. Ripetete con il resto dei cavoletti, ve ne mostro un altro. Di nuovo sono arrivata alla parte bianca e quindi mi fermo. Il secondo metodo richiede l'utilizzo del mandolino. Prendete un cavoletto di Bruxelles pulito dalle foglioline esterne ed iniziatelo a affettare con il mandolino, mantenendolo per il picciolo. Attenzione a non tagliarvi. Anche in questo caso vale la stessa regola. Quando arrivate alla parte bianca e al picciolo, smettete di affettare. Ecco, io smetto a questo punto. Il terzo metodo, che è quello che io preferisco perché è super veloce, è usare un robot da cucina. In questo caso dovremo rimuovere il picciolo e le foglie più esterne dei cavoletti, in questo modo. Io poi taglio i cavoletti a metà, perché l'apertura sul coperchio del mio robot da cucina non è molto grande. A seconda della grandezza dei cavoletti e del vostro robot da cucina, decidete se anche voi dovete tagliare i cavoletti a metà o potete lasciarli interi. Semplicemente affettate i cavoletti utilizzando l'apposito disco del vostro robot. Se utilizzate il robot da cucina c'è la possibilità che qualche pezzetto di cavoletto non venga tagliato bene. Io in genere quando finisco ispeziono i cavoletti e se trovo dei pezzetti più grossi o delle foglioline intere, come questi, li prendo tutti e poi li taglio con il coltello. È ora di lavare i cavoletti. Io in genere aggiungo un cucchiaino di bicarbonato ogni volta che lavo verdura che consumerò crude perché aiuta ad eliminare i pesticidi. Lascerò i cavoletti così in acqua e bicarbonato per almeno 15 minuti. Dopodiché sciacqueremo un paio di volte i nostri cavoletti di Bruxelles e li metteremo in un colino per assicurarci che si asciughino bene dell'acqua in eccesso. Ora cuciniamo il bacon.
Il bacon può essere cotto sia in padella che in forno. Oggi io lo cucinerò in padella. Quando si cucina il bacon in padella, si aggiunge il bacon nella padella ancora fredda e poi si aggiunge anche un po' di acqua, in questo modo. Questo permetterà al bacon di diventare più croccante. Per questa ricetta si usano dei piccoli pezzetti di bacon chiamati bacon bites, che in America si acquistano già pronti nei supermercati. Ma non credo questi siano popolari in Italia e quindi oggi cucinerò il bacon sperando che mi venga il più simile possibile ai bacon bites, che sono generalmente marroncini e un po' croccanti e non hanno il sapore forte del bacon, quello che si consuma a colazione per intenderci. A questo punto il bacon è cotto. Se decidete di preparare il bacon per fare una colazione british o all'americana o per preparare un sandwich, allora potete toglierlo ora, ma visto che io voglio fare bites che sono più marroncini e secchi, continuo la cottura. Ecco, è ora di togliere il bacon. In realtà mi ero distratto un attimo e alcune fette del mio bacon sono un po' troppo cotte. Iniziamo a preparare il condimento. In una terrina aggiungiamo un cucchiaio di mostarda, un cucchiaio di miele, il pepe, il sale, l'aceto, lo spicchio d'aglio schiacciato e mescoliamo un po'. Poi aggiungiamo l'olio un po' alla volta e continuiamo a mescolare per formare un'emulsione. Il nostro dressing è pronto. Ora spezzettiamo le noci o con l'aiuto di un coltello o semplicemente con le mani, che a mio avviso è più semplice. Ovviamente se decidete di utilizzare le lamelle di mandorle saltate questo passaggio. Poi tagliamo lo scalogno molto finemente, in questo modo, e tagliate anche la mela o la pera in cubetti e fate lo stesso con il formaggio. Se usate un formaggio stagionato come per esempio il parmigiano o anche la ricotta salata, io vi consiglio di tagliarlo sottilmente per formare dei petali piuttosto che usare i cubetti. Il mio bacon si è raffreddato, quindi ora possiamo formare i bites. In realtà io ho cotto un altro paio di fettine di bacon per sostituire quello che avevo completamente bruciato. Come vi ho detto prima, il bacon deve essere marroncino e piuttosto croccante. Visto che il bacon è croccante, il modo più semplice per spezzettarlo è con le mani. Sentite il rumore che fa quando si rompe? È bello croccante. Riprendiamo i cavoletti che avevamo lasciato ad asciugare. Come vedete c'è l'acqua nel contenitore ed i nostri cavoletti sembrano piuttosto asciutti. Trasferiamoli nel contenitore da portata e aggiungiamo un cucchiaio di aceto ed iniziamo a massaggiare bene i cavoletti. Questa operazione serve a rendere i cavoletti più teneri. Dovrete massaggiare per un paio di minuti e vi accorgerete che la consistenza dei cavoletti cambierà. Poi possiamo iniziare ad aggiungere gli altri ingredienti. Iniziamo con lo scalogno e mescoliamo bene. Poi aggiungiamo anche il formaggio, la mela o la pera e il bacon e i chicchi di melograno. Se volete preparare l'insalata in anticipo e volete conservarla in frigo, fermatevi a questo punto e continuate con il resto della ricetta quando siete pronti a servire. Continuiamo aggiungendo il dressing. Io vi consiglio di aggiungerne un po' alla volta, dare una bella mescolata, assaggiare e aggiungerne ancora se volete la vostra insalata più saporita. Io ho aggiunto circa 2/3 del mio condimento. Questo condimento in realtà si conserva benissimo in frigo per più di 15 giorni, quindi quello che avanza conservatelo e usatelo un altro giorno per condire un'insalata o altre verdure. A proposito, questo condimento è anche buono sul pollo, specialmente per condire o marinare il petto di pollo. Solo prima di servire l'insalata aggiungete le noci. Se le aggiungete prima, queste assorbiranno l'umidità dell'insalata. Ecco, la nostra insalata è pronta per far cambiare idea a tutti quelli che non amano i cavoletti di Bruxelles. Se questa ricetta vi è piaciuta, sostenete il mio canale con un like o un commento o iscrivetevi per conoscere nuove ricette straniere. Grazie per aver guardato il mio video e alla prossima ricetta!